Oggi ragazzi parleremo di alcuni consigli micidiali per far svoltare il vostro attacco e vincere le partite, quindi mi raccomando seguite con attenzione il video fino alla fine. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state? Come state ragazzi? Oggi un video molto interessante. Prima di cominciare però vi volevo appunto ricordare di Amazon e di Gamivo, come ormai faccio tutti i giorni, dove sono due piattaforme che a voi non vi costa niente di più, semplicemente passano dal link che trovate in descrizione, supportate il canale. E inoltre per Gamivo avete pure un codice sconto, quindi è una piattaforma videoludica dove potete acquistare tutto quello che volete. Amazon invece semplicemente passano dal canale, supportate il canale ma non pagate nulla di più. Oggi parleremo di come attaccare al top ragazzi, un video molto interessante. Dopo il video di approfondimento appunto che abbiamo fatto su come difendere al top, quindi come gestire in fase difensiva i giocatori, come muoverli, oggi vedremo come muovere quelli in attacco. Diciamo che in attacco è un video un pochino più semplice perché è un video dove ci sono meno schemi e dà più spazio alla libera interpretazione rispetto alla difesa, però comunque secondo me bisogna mettere in pratica alcuni piccoli trucchetti, quindi mi raccomando seguite il video fino alla fine perché è fondamentale capire bene tutto, quindi se poi saltate altrimenti non vi perdete qualche pezzo per strada, insomma. Allora andiamo subito in allenamento ragazzi, usiamo sì anche le squadre autentiche e facciamo allenamento libero. Allora ragazzi, piccola premessa prima di incominciare, c'è da dire che chiaramente dipende che tipo di attacco abbiamo noi, se 2-3 punte, se usiamo il contropiede, se usiamo il contrattacco, se usiamo il possesso palla, se facciamo o meno le finte, cioè sono tutte quante cose che ovviamente vanno poi a incidere sul nostro modo di giocare e di attaccare. Perché comunque se una persona ad esempio non fa le finte e di conseguenza ti ritrovi in certe situazioni sarei obbligato a uscirne in un modo. Una persona invece che è molto brava ad esempio a fare le crocchette che vanno molto di moda ormai uscirà in un'altra situazione. Noi oggi vedremo chiaramente delle informazioni generali di base, poi ognuno di noi è ovvio che utilizzando il possesso palla anziché per dire il contrattacco muoverà i giocatori in maniera diversa, però ci sono io appunto ho fatto un video proprio su questo, stiamo facendo video proprio su questo, ci sono delle piccole impostazioni, delle piccole regolette che possono andare bene un po' per tutti gli stili e noi appunto parleremo proprio di queste. Altra cosa fondamentale sono anche le istruzioni che noi andiamo a dare ad esempio ai nostri attaccanti, cioè se noi andiamo a dare dei contropiedi, se noi andiamo a dare un ancoraggio o come ho già spiegato anche nel video appunto dove parlavo della melina, quindi di come pressare, di come cercare di bloccare la melina, possiamo anche andare a dare la marcatura, quindi dei nostri attaccanti ai difensori, e questa ragazzi è una dinamica molto interessante perché i nostri giocatori in attacco rimarranno praticamente schiacciati, si potrebbe dire, sui difensori centrali. Quindi se noi ad esempio troviamo un avversario che fa molto possesso palla, gli verrà male costruire dal basso, però appunto sono tutte quante dinamiche soggettive che poi variano in base a come giocare. Infatti io, come potete vedere in questo video, sto lasciando la squadra così come la dà il gioco, cioè di default non sto andando a dare delle istruzioni specifiche, magari lo possiamo fare ma molto brevemente perché altrimenti ci potrebbero essere 10 milioni di varianti che andrebbero analizzate e chiaramente sarebbe un video di 3 ore, non di insomma qualche manciata di minuti. Se poi chiaramente qualcuno di voi ha qualche domanda nello specifico me lo può chiedere, nel senso che mi può dire caro ma come si fa per fare così e cos'ha, se metto questa impostazione come si muove, e io allora magari in quel caso cerco di dirvi la mia nel caso specifico, però adesso il video sarà quindi generale.
Quindi ragazzi, andiamo in campo. E una delle cose essenziali secondo me da fare, come già detto un po' in tutti gli stili di gioco, è quella di andare intanto a palleggiare un pochino. Quindi è un gioco che, a differenza di FIFA, fatto praticamente quasi solo di filtranti, no? E palla avanti, è un gioco questo che, una volta che noi riconquistiamo la palla, anche un po' per favorire il famoso script a favore, dobbiamo praticamente palleggiare un po', quindi cercare gli scarichi. Chi è bravo a utilizzare i cross, che tra l'altro, ragazzi, i cross, mi duole dirlo perché purtroppo mi fanno prendere tanti gol, ma sono una dinamica parecchio bugata su sto gioco, perché comunque se noi abbiamo un attaccante forte di testa, ecco, un Haaland, un Vlahovic, un Lewandowski e qualcun altro, insomma, è molto facile che riusciamo a fare gol praticamente in maniera quasi matematica. Quindi la prima cosa da fare in fase di attacco, ragazzi, quando siamo in un possesso, chiaramente è pressare. Noi, per riconquistare palla, dobbiamo pressare i nostri avversari. Ho già spiegato appunto come effettuare il pressing, che tasti, che sequenza di tasti, anzi andare a premere. Quindi quello lo trovate nel video sulla difesa. Altra cosa poi fondamentale, così come ho fatto io quando riconquisto palla, qual è? A volte non è quella di verticalizzare subito, a volte la soluzione migliore è anche palleggiare. Palleggiare perché? Perché magari troviamo un avversario, ad esempio, che ha una difesa 5, un avversario che è molto chiuso dietro, che sa quindi chiuderci bene tutti gli spazi, e allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo muovere un po' la palla, proprio come nel calcio reale, per cercare di trovare spazi. Ok, poi al momento giusto chiaramente verticalizziamo e cerchiamo di fare gol. Questo per quanto riguarda magari il contrattacco e il contropiede. Con il possesso palla questo fattore appunto del palleggio è ancora più accentuato, perché devi quasi entrare, no, in porta con la palla, un po' come faceva il Barcellona di Guardiola, che stavano proprio anche dentro l'area di rigore, sembrava quasi che avessero paura di calciare, non tiravano finché proprio non arrivavano sulla linea di porta, quasi, insomma. Quindi ragazzi, fondamentalmente è questo il succo del discorso. Poi è ovvio che adesso andremo a vedere delle situazioni in campo, stiamo appunto vedendo delle situazioni in campo in cui magari possiamo verticalizzare subito. Ecco, questa poteva essere un'azione ma non è andata a buon fine. Allora, quindi subito riconquisto la palla, adesso ho sbagliato, vedete, ho verticalizzato subito e ho perso la palla, quindi delle volte in quell'occasione lì forse era meglio, sarebbe stato più intelligente girarmi e palleggiare un pochino. In questa occasione qui verticalizzo, perché? Perché c'ho Dumfries che si è inserito fra le maglie della difesa della Juventus e ho la possibilità di dargli appunto subito il filtrante. In questo caso ho fatto bene lo stesso verticalizzare. Poi ragazzi, dipende molto anche che stile di giocatori utilizziamo, nel senso che se noi utilizziamo, ipotesi, due opportunisti in avanti, è ovvio che avremo molta più facilità a fare verticalizzazioni. Differente il discorso se invece utilizziamo ad esempio due classici numeri 10, adesso per passare da un estremo all'altro. Perché? Perché chiaramente il classico numero 10 è un giocatore che aspetta la palla sui piedi, quindi sarà difficile che lo troviamo che si butti ogni volta che noi abbiamo la palla con i nostri centrocampisti in avanti, ma sarà lì che si metterà, cercherà di mettersi in una posizione per ricevere bene la palla sui piedi, però. Quindi anche quello appunto è relativo fondamentalmente, quindi dobbiamo capire noi, anche in base a come ci piace giocare, che cosa è meglio fare. Diciamo che comunque la metrica è quella: palleggiare per poi, quando troviamo lo spazio giusto, effettuare l'imbucata. Cambia tutto questo anche in base ai moduli, ragazzi. I moduli sono una cosa fondamentale. Io infatti ogni pochi giorni pubblico moduli diversi, perché ho notato che è uno degli argomenti di maggior interesse pubblico e quindi
anche quello chiaramente è da capire che cosa, cioè se giochiamo ad esempio con un 4-4-2 come possiamo attaccare in quel caso. Adesso ne stiamo usando un 3-5-2, però possiamo ad esempio fare la prova, vi faccio vedere, provando a mettere anche semplicemente delle istruzioni senza dover per forza cambiare modulo. Quindi se io ad esempio vado già a dare un marcatore, il nostro attaccante di destra è Thuram, quindi vado ad esempio a marcarmi Danilo, quindi gli do marcatore Thuram su Danilo e Lautaro su Gatti. Vedrete come adesso anche in fase di attacco si muoveranno un pochino diversamente. Importante ragazzi, importante, che mi stavo scordando di dirvelo, è l'utilizzo della lavagnetta. Lì sotto vedete che c'è un radar, la lavagnetta, chiamatela come vi pare. Quella è fondamentale per capire, se siamo chiaramente veloci con lo sguardo a utilizzarla, per capire che giocatori abbiamo liberi. Se impariamo a utilizzarla è veramente di grande aiuto. È ovvio che ci vuole allenamento ragazzi, la fase diciamo d'attacco è la fase in cui bisogna avere un po' di inventiva, mentre in difesa, no? Come nel calcio reale, bisogna essere più dei mastini e cercare di riconquistare a tutti i costi la palla. In fase di attacco dobbiamo essere noi a avere un po' di inventiva, soprattutto grazie però poi all'aiuto delle carte che mettiamo in campo. Quindi volevo appunto farvi vedere adesso i nostri attaccanti, quindi Thuram e Lautaro, saranno molto vicini, più di prima, a quelli che sono i loro difensori centrali. Perché? Perché gli ho messo il marcatore, quindi ogni qualvolta i due centrali andranno a fraseggiare fra di loro, magari cercando uno spazio per un passaggio, verranno subito immediatamente chiusi. Poi ragazzi, c'è anche da tenere in conto di una cosa: probabilmente chi arriva da, per dire, FIFA ha un certo tipo di meccanismo mentale, quindi io ad esempio che arrivo da FIFA, per me all'inizio era diverso ed non è stato semplicissimo abituarmi al palleggiare. Perché? Perché appunto io giocavo in una maniera molto verticale, tanto che io sono arrivato su sto gioco che usavo il contropiede, perché gli altri era diciamo quello che forse fraseggiava meno come stile di gioco squadra, perché gli altri ragazzi invece dovevi comunque palleggiare troppo, e a me la cosa sì mi piaceva, ma ripeto, mi metteva allo stesso tempo anche un po' in difficoltà. Perché? Perché non ero abituato. Sto cercando ragazzi di farvi vedere magari un'azione in cui è meglio fraseggiare, ve l'ho già fatto vedere qualcheduna, però nella quale è meglio fraseggiare e invece dove è meglio verticalizzare subito. Ecco, ad esempio, in un'occasione del genere è meglio verticalizzare perché ho un vantaggio numerico che potevo sfruttare. Adesso mi sono chiuso, ok, mi hanno chiuso tutti gli spazi, benissimo, rincominciamo da capo, ok? Cerco di stare qui al limite dell'area e solo al momento giusto, ho sbagliato io, vedete? Solo al momento giusto cerco la verticalizzazione. L'idea era giusta, ha sbagliato lui il passaggio, però l'idea era quella, quindi fraseggio un po' per poi al momento giusto, tac, l'imbucata. Un po' come giocano anche le squadre reali, no? Cerchiamo di mettere in pratica anche dei sistemi di calcio reale. Comunque le squadre di Serie A quando sono lì non è che giocano tutto in avanti, cioè delle volte comunque sono chiusi, quindi che fanno? Rincominciano da capo, cercano qualche spazio. Qui ci stava il filtrante, peccato Carlos Augusto non è riuscito a prenderla. Eccola qui. In questo caso verticalizzo, ma verticalizzo perché ragazzi mando in porta Lautaro che da lì la butta dentro. Se no, avessi avuto magari il pressing subito del difensore con uno scarico vicino, potevo anche tranquillamente riscaricarla dietro e magari uscire dall'altro lato. In questo caso lo sono fatto bene a verticalizzare, era un pelino forzato a dire il vero, però ci poteva stare.
Poi ragazzi non è semplice, perché chiaramente a me non mi capitano in campo tutte le singole dinamiche di gioco che potrebbero verificarsi. Io quelle che mi capitano vi posso far vedere, poi sta un po' a ognuno di noi chiaramente allenarsi e mettere in pratica appunto questi piccoli consigli. Diciamo che il consiglio comunque fondamentale di base è sempre lo stesso, ve lo ripeto, è fraseggiare diciamo fino più o meno alla 3/4 avversaria, poi da lì in poi cercare magari di buttare dentro la palla con un cross, con un inserimento magari di un attaccante, quindi un filtrante. Poi ripeto, è sempre tutto condizionato da stile di gioco squadra e stile di gioco giocatori, ma allo stesso tempo anche le istruzioni, perché se noi, ripeto, andiamo a dare per dire un ancoraggio a un determinato tipo di giocatore, quello farà degli altri movimenti rispetto magari a senza insomma avere istruzioni. Così come lo stesso discorso il contropiede, così come ho fatto io adesso dandogli addirittura le marcature, quindi per evitare proprio che i due difensori loro centrali possano giocare. Quindi ragazzi, vedete, io adesso qui ero chiuso, cosa ho fatto? Rincomincio, poi di possesso palla, intanto piano piano inizio a verticalizzare perché io gioco di contrattacco, poi al momento giusto posso anche tentare il tiro da fuori. Perché? Perché comunque anche quella, ragazzi, è una soluzione. Non sempre dobbiamo per forza arrivare diciamo fino al limite dell'area palleggiando, delle volte magari ci si libera lo spazio per un bel tiro a giro, possiamo tentarlo. Discorso ancora differente, ragazzi, per chi magari di voi utilizza le crocchette, utilizza le finte. Perché sono delle altre situazioni in cui comunque riusciamo a uscirne diversamente. Io ad esempio non sono bravo a fare finte, quindi non ve le faccio nemmeno vedere perché non sarei attendibile. Però ecco, qui ci stava il filtrante, cross in mezzo ed è stato bravo il portiere, però comunque sarebbe potuto essere anche gol. Calcio d'angolo, in questo caso ad esempio da qui rimessa laterale, ok, sulla 3/4. In questo caso vedete posso anche caricare il tiro da fuori, quindi mi cerco subito l'appoggio, magari chiaramente con un buon tiratore, carico il tiro da fuori aria e secondo chi calcia potrebbe essere anche gol facilmente. Poi discorso differente ad esempio se io utilizzo anche un altro modulo, cioè supponiamo giochiamo con un 4-3-3, perché comunque magari alcuni di voi utilizzano un altro modulo diciamo differente dal 3-5-2 e ad esempio possiamo far così. Adesso lasciate perdere che chiaramente magari facciamo con una seconda punta e 2 punte, ok? Togliamo qui Carlos Augusto e ci mettiamo dentro Sanchez. Discorso differente sarà se io gioco chiaramente con un attacco a 2 o un attacco a 3, perché già con un attacco a 3 comunque ho già più soluzioni, quindi potrei magari in alcuni casi stare anche a palleggiare meno. Perché? Perché comunque ho 3 attaccanti che mi si buttano dentro e vanno a riempire l'area di rigore, quindi sarà magari più semplice anche trovare dei punti su cui insomma verticalizzare subito, no? Perché? Perché chiaramente in 3 gli avversari avranno non più 2 attaccanti a cui pensare ma 3, e sarà quindi più semplice magari per noi trovare un uomo in più in attacco. Anche lì ragazzi andatevi appunto a vedere i video che ho fatto le settimane scorse, dove appunto parlo di queste dinamiche, su come pressare, come magari chiudere gli spazi immediatamente, quindi che cosa fare. Ok ragazzi, quindi questo fondamentalmente è il succo.
vediamo qui di non prendere gol. La cosa ragazzi però fondamentale da fare, ecco, contropiede ad esempio, scusatemi, mi interrompo un attimo perché voglio farvi vedere questa azione di contropiede. In questo caso vedete non ho verticalizzato subito perché avevo gli spazi chiusi, però poi arrivo comunque alla verticalizzazione, al crossettino e al gol. Dicevo, la cosa fondamentale ragazzi è, guardate la marcatura come fa pressare subito il nostro attaccante sul difensore, cioè non li facciamo giocare, li costringiamo subito a spazzare e poi segniamo pure. Perché? Perché comunque abbiamo 3 attaccanti che vanno subito a rompere le scatole ai loro difensori e vedete, guardate, non riescono a giocare, devono subito dare la palla, scaricare subito perché altrimenti io gliela frego. Ok, quindi ragazzi la cosa fondamentale è allenarvi, allenatevi, mettetevi così anche voi in allenamento. Io adesso ho messo un livello avversario abbastanza diciamo blando per farvi vedere le azioni e avere magari non troppa difficoltà, perché poi chiaramente altrimenti alcune azioni non uscirebbero benissimo, chiaramente alzando il livello di difficoltà. Era soltanto diciamo a scopo dimostrativo, però allenatevi, magari mettete un livello avversario un attimino più elevato di quello che ho messo io e provate, riprovate, solo così riuscirete a prendere manualità e a cercare di impostare secondo voi nella migliore dei modi la tattica offensiva. Ok ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con noi, alla prossima, al prossimo video, ciao a tutti dal vostro Luca Talan.